Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro o Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere come sarà questo aprile 2025, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono le energie attraverso cui la tua anima sceglie di evolversi in questo mese, affinché tu possa anelare alla gioia tanto bramata dalla tua anima. Inizieremo quindi dalla parte oracolare, poi analizzeremo tutto con i tarocchi e poi ci facciamo la parte amorosa. E alla fine della lettura ti darò il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Allora, andiamo a vedere Toro, partiamo dagli angeli. Energia di questo mese principale. Energia principale di questo mese. Vediamo. Il rigore, accipicchia, rigore, rigore, disciplina. Segui una disciplina e abbi fede. Presto conoscerai la verità e avrai le risposte che cerchi. Le amicizie in questo momento sono importanti. Allora, questa carta mi sta parlando tanto di una certa disciplina che è importante avere in questo mese per quanto riguarda le pratiche spirituali. Sappiamo che l'umanità sta andando incontro a un risveglio globale collettivo per recuperare ciò che ha perso affinché possa anelare alla gioia di cui ti parlavo prima. Questa cosa che ha perso è il contatto con l'invisibile, con la parte femminile, con le intuizioni, con l'ombra, dove sono posseduti i grandi tesori dell'umanità. E quindi è come se ti dicessero: ci sono delle risposte che stai cercando, le risposte ti verranno date portando avanti con una certa disciplina, con un certo rigore, certe pratiche spirituali. Nel nostro canale ne facciamo tante. Se sei nuovo del canale, il nostro cammino iniziatico è il cammino sciamanico e trovi tutto nelle playlist yoga sciamanico, meditazioni guidate e la playlist l'arte sciamanica. È un cammino di consapevolezza che ti porta a recuperare il senso del sacro e dell'invisibile, permettendoti di andare incontro alla gioia vera e alla realizzazione dei tuoi più grandi obiettivi. Questo è il mese in cui ti viene chiesto di avere profondo rigore e disciplina sulle pratiche spirituali. Ok? E ci sono delle amicizie importanti, un'amica in particolare o un gruppo di amici che condivideranno il tuo stesso sentiero, o sono delle persone più avanti rispetto al percorso spirituale che ti aiuteranno e ti supporteranno nella strada. Sì, e perché presto avrai le risposte che cerchi con una profonda attenzione cosciente al visibile, cioè a quello che ti accade come un'esperienza profondamente trasformativa e spirituale, ok? Vediamo su che cosa mettono l'attenzione con le carte del drago immaginale, da cui poi ti leggerò anche il rituale della buona riuscita. Toro, aprile 2025. L'angelo si chiama Yeuya, ok? Ok. Yeuya. Aprile 2025, Toro. Il tempo, accipicchia, il tempo ti darà le risposte. Questo è il mese della pazienza per te, eh? Il tempo, rigore nella disciplina spirituale, il tempo. Vediamo cosa ti dice la carta del tempo, numero 2. Eccola qui. Il tempo. Incessantemente l'anima ti richiama a sciogliere le tue resistenze all'amore, le tue paure, i tuoi attaccamenti e a ritrovare la condizione del due in uno, in cui sei distinto ma non separato dal divino e dalla sua manifestazione.
il tutto e il nulla. Ritornare all'unità, ritornare all'amore, ritornare a casa, questo è il viaggio. Il tempo è dato dalla tua resistenza al viaggio. Ho capito che ti sto dicendo. Allora, se tu vuoi realizzare degli obiettivi, delle cose, ok? Allora, il tempo lineare, che è una mera illusione della mente razionale, perché tutto accade adesso, l'eterno qui ed ora è l'unica realtà vera. E la sensazione del tempo, con gli eventi successivi che si succedono, è una costrizione della mappa mentale. E qua ti sta dicendo, per realizzare degli obiettivi, il tempo che ci vuole a realizzarli dipende da te, da quanto rigore metti nelle pratiche, nelle discipline spirituali, perché l'illuminazione arriva in un attimo, ok? Quanto tempo impieghi a dare una risposta affermativa alla chiamata, cioè alla chiamata del divino? Questo è tutto il tempo che ti ci vuole per sciogliere i tuoi attaccamenti, per superare le tue paure, per vincere i tuoi condizionamenti, per essere libero. È come se ti stessi dicendo nel mese di aprile il corpus principale del tuo lavoro è spirituale. Non è nella materia, o meglio, nella materia devi vedere la manifestazione del divino, devi fare pratica con la materia come fosse, perché è un'esperienza spirituale. Cioè, questo è il mese in cui devi avere profondo rigore, ti sta dicendo l'anima, sulle discipline spirituali, pratiche spirituali, mantra, formule magiche, formule psichiche, meditazione, yoga, tutto ciò che ha a che fare con la nostra scuola iniziatica, perché noi seguiamo questo cammino iniziatico sciamanico. Ok? In verità tutto accade adesso, appunto, quello che ti ho detto. Tutto accade proprio adesso. La separazione, la chiamata, il ritrovamento. Le resistenze al sacro, cioè al darsi a quello che accade. Quando il sacro fa paura, le resistenze all'amore, alla riunificazione, generano l'impressione del tempo. Cioè più noi siamo poco disponibili allo spirito, al darci a ciò che ci accade, a vedere ogni evento come un ente, un'entità, uno spirito, ad affidarci a quello che accade con fede, meno siamo disponibili, più tempo ci vuole per realizzare delle cose. Ok? Il tempo è un'impressione mentale, è tutto il tempo che impiega la mente per rendersi conto della condizione di non separazione in cui tutto esiste fin dall'origine. Cioè il tempo è una condizione illusoria, quello mentale, che ti fa credere che esiste veramente il tempo, cioè il tempo è dato dalla resistenza che tu hai a darti agli eventi, ad avere fede, che ti dà l'impressione del tempo. Il responso del drago in questo mese per te. In presenza di questa carta devi cercare di agire. Se stai nella mente non agisci. Durante le tue giornate assumi un atteggiamento più attivo possibile. Se la domanda è lo faccio o non lo faccio, la risposta del drago immaginale è fallo. Se la domanda è faccio questo o faccio quello, la risposta è non puoi sbagliare, solo l'inazione, cioè il non fare sarebbe sbagliato ora. Esci dall'impasse in cui ti trovi agendo. Cioè ti stanno dicendo in questo mese, laddove puoi avere dei dubbi su qualcosa, faccio o non faccio, è meglio questo, meglio fai. Qualsiasi cosa in questo mese per anelare alla verità e a tutto ciò che stai cercando e fai, stai nell'azione, non stare nel pensiero, non stare nel pensiero o nell'inazione. E uno dei mantra più potenti per stare nella conoscenza dell'attimo presente, per stare nell'azione, te l'ho messo nel video Magia Pratica 11, il secondo video. E te l'ho messo anche nella puntata dello yoga sciamanico, dove parlo di quello che devi fare appena svegli. La sveglia si chiama il video. Il mantra è Shrim Paramesvari Svaha. Lo trovi sul video yoga sciamanico la sveglia, ok? Shrim Paramesvari Svaha. Shrim Paramesvari Svaha. Pronunciando questo mantra, girando su te stessa, basta anche una sola volta, in senso orario, prendi ferma risoluzione mentre lo fai di stare nell'azione, ogni giorno sto nell'azione. Questo è il mantra che ti permette di stare nell'azione e di non accumulare karma, perché stai sciogliendo un karma, resistenze, attaccamenti e paura in questo mese, affinché tu possa anelare a quella gioia perpetua, agli obiettivi che vuoi raggiungere. È il mese in cui devi avere profondo rigore nel praticare le discipline spirituali.
il tempo affinché tu veda le cose realizzarsi in minor tempo, diciamocelo in questi termini, possibili, stai nella pratica spirituale, stai nell'azione. Se agisci non sbagli, se stai fermo sbagli, cioè rallenti, va bene? Comunque, il video yoga sciamanico, la sveglia, ti faccio vedere come si fa e lo fai ogni mattina appena svegli, ci vuole un secondo, ok? Ok, dopo ti leggo il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Andiamo a vedere adesso qual è il chakra interessato in questo mese per te, qual è il chakra che va a sollecitare questa tua evoluzione in questo mese, cosa comporta questa evoluzione, quale chakra va a sollecitare, aprire o risvegliare. Toro, aprile 2025. Il secondo, il piacere, le tue emozioni. Senti le emozioni, falle potenti alleati e vedrai che realizzerai gli obiettivi. Il senso del piacere. Il senso del piacere vai a risvegliare. Allora, il secondo chakra l'ho spiegato benissimo nel video sulla Kundalini, sequenza fluida yoga sciamanico, risveglia la tua energia sessuale, Kundalini. E il secondo chakra, noi umanità abbiamo primo, secondo e terzo chakra bloccati. Il secondo ha a che fare con le emozioni che ti porti dietro da quando sei piccola o da quando sei piccolo. E perché affinché questo chakra si apre, dobbiamo smettere di giudicare le emozioni, di discriminarle, come queste sono giuste, queste sono sbagliate. Tipo la tristezza è sbagliata, la gioia è giusta. No, entrambe sono energie. Quando noi smettiamo di giudicare le emozioni come giuste o sbagliate, meglio o peggio, allora il secondo chakra si apre dandoti quella sensazione di piacere che ti permette di creare tutto ciò che ti piace. Cioè noi siamo bloccati nel fare ciò che ci piace veramente perché diamo un giudizio alle nostre emozioni. Cioè smetti di giudicare le tue emozioni e il secondo chakra si apre. Questa situazione qui, il rigore, sta proprio nell'apertura di questo chakra perché è come se ti dicessero in questo mese devi sviluppare la capacità di fare ciò che ti piace veramente, ma ciò che ci piace veramente noi non lo sappiamo. Perché? Perché siamo inglobati in una mente razionale che blocca il vero piacere. Allora, ti consiglio di fare la pratica del Kundalini Mudra che lo trovi nel video della Kundalini, quello dove metti il dito indice in questo modo, abbracci con la mano sinistra il pollice e fai Kundalini Mudra. Mudra, il gesto della Kundalini, gesto, Mudra significa gestualità, fa partecipare il corpo si convince che tu smetti di giudicare le emozioni e te le fai potenti alleate. Quindi il senso qual è? Fare il mudra ti permette di sentire tutte le emozioni, di vivere la vita pienamente e di darti a ciò che ti piace. Allora si svegliano i poteri, si sveglia il potere delle emozioni che sono tuoi potenti alleati in questo mese per portarti alla gioia. Quindi questo è il senso, risveglierai un piacere innato nel fare alcune cose che non ti sei mai sognata di fare o per giudizio o per una morale mentale del sistema, mi spiego? Ok. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Allora, vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Toro, aprile 2025. Cosa accade? Quali sono gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei con i quali ti confronterai in questo mese? La ruota della fortuna, cambi ci sono, cambi, delle situazioni del destino che arrivano. 4 di spade. C'è stato un cambio che ha portato un fermo nel mese scorso probabilmente, o un cambio che ha determinato una certa condizione di silenzio interiore. Silenzio interiore e la papessa. Questo è il mese, ragazze mie e ragazzi, in cui dovete dedicarvi esclusivamente alla pratica spirituale. Perché il destino nel mese scorso, nel mese di marzo, ti ha portato degli eventi particolari. Questi eventi hanno portato o un fermo anche fisico o un fermo pratico, o a meditare su alcune questioni
La papessa mi dice che questo è il mese in cui devi lavorare con la legge spirituale affinché tu possa realizzare questo piacere che ha a che fare con ciò che vai a fare praticamente. Questo è un mese di profonda introspezione spirituale. Tutti gli eventi che ti porterà questo mese ti porteranno ad agire secondo una prospettiva spirituale e non più materiale, cioè prima spirituale e poi materiale. Ti vedo in profonda connessione con il maestro interiore. Nel fondo mazzo il 3 di bastoni mi parla di una certa attesa per girare le spalle al passato grazie ad aver pacificato il passato con queste pratiche e andare verso nuovi inizi. Vediamo due altre. Due altre. Cosa accade in questo mese? È la morte, piena trasformazione grazie al lavoro spirituale, cambio. Degli eventi della vita ti hanno portato a fare una profonda trasformazione interiore nel mese scorso, che è una trasformazione senza precedenti. Cos'altro arriva in questo mese? Sì, allora qua tu sai che cosa farai in questo mese, grazie a questo lavoro di consapevolezza spirituale forte, tu scarterai tutto ciò che non fa più per te. 4 di coppe. Ti lascerai guidare dall'intuizione scartando tutte quelle situazioni che non fanno più per te. Anche a livello amoroso, cavallo di coppe, scarterai ciò che non fa per te. Delle situazioni che non vanno bene per te, che non... Queste carte con tutti questi arcani maggiori mi stanno dicendo che avviene un cambio su più livelli della tua vita. Ok. E, energia positiva per te in questo mese, Toro? L'appeso, energia positiva. Guarda quanti arcani maggiori. L'appeso è la carta della persona spirituale, colei o colui che sacrifica il senso dell'io, della mente razionale e cambia prospettiva su tutti gli eventi accaduti nella sua vita, grazie a un profondo lavoro spirituale. Come vedete non mi stanno parlando della realtà fenomenica di fatti in concreto, ma di una trasformazione globale interna tua che porterà a generare cambi nella realtà fattiva fenomenica. L'appeso carta positiva mi dice che il tempo, una certa attesa, migliorerà tutti gli ambiti della tua vita. È un cambio di prospettiva rispetto agli eventi, sacrificare la mente razionale, cioè sacrificare il giudizio soprattutto sulle tue emozioni e gli eventi che ti causano certe emozioni e cambiare prospettiva delle cose. Questo ti porterà a una vittoria a 6 di bastoni senza mezzi termini. Questo è un mese radicale per voi, ragazze e ragazzi. Vediamo sull'appeso, carta positiva per te ancora. 7 di spade, tu eviterai tantissime situazioni in questo mese. Giocando d'astuzia anche, ma un'astuzia eviterai. Eviterai tante situazioni che non ti vanno e che prima magari dicevi di sì, ora dici di no, perché ti fai guidare dalle intuizioni. Eviterai anche di prendere decisioni in amore frutto del bisogno, perché qua ti vedo sola o solo, anche se stai in coppia, adesso l'amore lo vediamo, anche se stai con qualcuno, ti vedo con un'energia molto più introspettiva e funzionale ad avere più potere personale e a non fare delle scelte d'amore basate sul bisogno o su delle credenze che abbiamo avuto, che ci hanno inculcato a credere una coppia deve essere così, una coppia deve essere così. No, qua tu ti farai guidare dalla tua vera natura, qual è? Caspita, questo è un mese potentissimo, Vediamo sulla papessa. Re di bastoni. Questo io credo che qua tu prenderai delle decisioni molto forti in conformità della tua vera natura selvaggia. La papessa, giustizia, vedi decisioni, prenderai decisioni anche rispetto a una persona con la quale c'è stata una situazione di tristezza o ci può essere una tristezza, cambierai prospettiva anche rispetto alla persona con la quale sei in relazione o sei stato in relazione che ti ha dato una certa sofferenza. Cioè, qua cambia tutto, c'è uno scenario completamente nuovo. Magari abbiamo avuto relazioni, come tutti, stando nel bisogno dell'altro. Ma con la nuova consapevolezza tu scarti quelle situazioni di bisogno e quindi prendi decisioni in conformità della tua vera natura. Non decidi più per bisogno, mi spiego? Decidi per intuizione. Il bisogno ha a che fare con la mente razionale.
ho bisogno di te, ho bisogno, non riesco a vivere senza di te, tutte queste che sono un po' il livello di frequenza più basso, no? Non significa meglio o peggio, è un livello inferiore rispetto poi al livello superiore, senza discriminazione o giudizio. Ecco, questo è il mese in cui tu prenderai delle decisioni in conformità della tua intuizione, che è un livello superiore. Ok? Ok, andiamo a vedere adesso l'amore nel dettaglio. Allora, è un mese importante, ragazzi miei ragazzi. Vediamo sull'amore cosa ci raccontano. Allora, iniziamo a mettere una carta guida per te sull'amore. Toro, aprile 2025, carta guida sull'amore. Carta guida sull'amore. Carta guida sull'amore, Toro. Paggio di denari. Qua vedo una proposta, vedo una persona interessata a costruire qualcosa nel senso un incontro in concreto. Vedo proposte, 3 di bastoni che stavi aspettando, proposte di incontri, proposte di una persona in concreto, insomma. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Proposte costruttive, ecco, questo volevo dire. Ben aspettati sono nuovi incontri, o incontri anche in concreto con persone che già conosci. Amore, Toro, aprile 2025. Re di spade, 6 di coppe. C'è una persona che conosci molto bene che vuole recuperare con te. Possibile segno d'aria, acquario, gemelli, bilancio, o ascendente in aria, o luna in aria, o venere in aria. Qua vedo il recupero di una connessione. 6 di coppe è una persona che conosci bene. Una persona del passato può essere, o una persona con la quale c'è stata un'armonia. Sì, mi parlano di una situazione legata a sentimenti profondi, che può essere del passato o anche del passato di altre vite, però. Vediamo. Allora, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 6 di coppe, sì, 10 di spade, 9 di spade, 8 di bastoni, carro. Qua c'è una situazione che ha avuto un finale inevitabile. Allora, c'è stato un finale inevitabile qua con qualcuno, però c'è un recupero dell'amore, vediamo. Energia attuale, amore, Toro, temperanza. Ti vedo mettere in equilibrio i tuoi aspetti interni. La temperanza mi parla di una bellissima energia al centro stesa che influisce su tutta l'altra stesa, no? Su tutto il resto della stesa. Ossia, la temperanza al centro mi parla di un equilibrio interiore da te raggiunto già nel momento presente. Un voler mettere in pace i tuoi aspetti interni e portarli anche nella realtà fenomenica con le persone con le quali entrerai in relazione. Al positivo, la torre al positivo, a cipicchiolina, alcuni di voi decidono di rompere una situazione perché hanno l'equilibrio giusto dentro per poterlo fare. Alcuni di voi rompete con una situazione, oppure potete avere un colpo di fulmine per qualcuno. Lo vediamo nel corso della lettura. Il blocco, insoddisfazione emozionale, o qualcuno che ti ha messo da parte o non ti sei sentita o sentito come tu volevi in una relazione. Un po' di insoddisfazione emozionale c'è qua, un po' di noia anche in un rapporto. Vediamo il passato. La regina di coppe. Wow, re di coppe. Qua c'è una coppia importante, O c'è un po' di noia con una coppia con la quale già state, ma adesso succede qualcosa che vi fa aprire. Qua c'è re regina di coppe. Questa è un'anima gemella, è una coppia di anime gemelle questa, nel recente passato con una persona, con la quale probabilmente state avendo un buon rapporto, in questo momento tutto procede e fluisce, magari c'è un po' di noia però, magari c'è un po' di noia sul profilo magari passionale e scoppia qualcosa al tuo positivo. Oppure io qua vedo che c'è una coppia. Vediamo che succede qua. Toro, amore. Sì, la giustizia. Re di bastoni. Cavallo di bastoni. Accipicchia. Allora, partiamo dalle ragazze single.
o i ragazzi single, qua arriva a bomba una persona che è destinata a te e sarà un colpo di fulmine. Sarà un colpo di fulmine. È destinata a te la giustizia, re di bastoni, cavallo di bastoni. Sarai molto felice di questa cosa, c'è molta passione ed è destinata a te perché era già nel tuo campo energetico e tutto si attiverà con una grande passione e ti toglierà da uno stato un po' di noia in cui versavi dell'essere singolo, eccetera, perché l'hai chiamata a te questa persona, va bene? Per altre persone che stanno già in coppia con una persona la situazione era un po' di noia, mancava un po' di passione, diciamo, in questo senso. E la torre è relativa anche vabbè, cioè, alla sessualità, no? Per molte dottrine tarologiche. E quindi qua ci sarà un riscatto di passione dirompente tra te e questa persona con la quale stai già. Stavi un po' annoiata o un po' annoiato. Per altre persone, io vi dico anche questa parentesi che vale per un gruppo sostenuto di voi, avevate una connessione o avete nel passato una connessione profonda con un'anima gemella, però non c'è passione, però c'è un amore profondo, d'accordo? Voi siete tranquille o tranquilli, avete questa connessione con questa persona che può essere anche un amico speciale con la quale c'è stata magari sessualità o che magari la situazione su quel profilo era un po' non c'era più sulla parte sessuale. Arriva un colpo di fulmine con un'altra persona per te, questa persona è destinata. È destinata. E questa stesa è molto importante perché ti dice ami una persona ma non c'è sessualità, non ti devi far carico del fatto di un senso di colpa se vieni travolta da un'altra persona, va bene? Perché se arriva una persona nel tuo campo energetico e ti attrae, ti piace perché ti vedo contenta o contento, significa che devi darti. Ricorda l'azione di cui ti parlava questa carta. Cioè, non stai, se questo è il tuo caso, non stai facendo un torto alla persona con la quale c'è una relazione non sessuale ma romantica, va bene? Perché se un'altra persona arriva nel tuo campo energetico, è quello, va bene? Ciò non vuol dire che smetti di amare anche un'altra persona. È una stesa di grande spessore spirituale questa, eh? Oppure, ripeto, c'è la stessa persona con la quale si rinvigorisce la passione. All'improvviso, boom, va bene? Che viene dopo il 6 di coppe? Il 9 di bastoni, poi? Infatti c'è 5 di bastoni. Ci possono essere un po' di contrasti qua. Contrasti tuoi interni o perché ci sono più persone coinvolte ti può venire un po' di senso d'ansia qui. Ecco perché ti dicono profondo rigore nella tua vita in questo mese, come vedere tutto come un'esperienza spirituale profonda. Tutto ciò che accade ha un fine, il fine è quello di liberarti dalle paure, dagli attaccamenti e dalle resistenze che ti impediscono di darti agli eventi e smettere di controllare gli eventi, perché non li puoi controllare, gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, possiamo solo darci a quell'evento, a quell'emozione che ci scatena quell'evento e superare le nostre paure, i nostri attaccamenti, anche il senso della morale, è giusto, non è giusto. Questi sono tutte emozioni che tu devi vivere in questo mese affinché tu possa sbloccare il secondo chakra, non giudicare le emozioni che vivi, ma fartele alleate. Come lo fai? Dandoti a quelle emozioni, pronunciando i mantra e le formule psichiche. È una stesa potentissima, è una grande prova iniziatica qui. Qui abbiamo i segni anche dell'Ariete, Leone, Sagittario, Bilancia, Cancro, Pesci, Scorpione. Vediamo cosa ci raccontano i mini tarocchi. Energia attuale, amore, toro, temperanza. 3 di coppe, ti vedo conoscere gente nuova o aprirti o stare bene con una persona. Ti vedo aprirti al nuovo, ti vedo energia attuale molto contenta o contento. La torre al positivo. La torre al positivo. L'8 di bastoni. Sono eventi shock che risollevano la tua situazione emozionale. Comunicazioni shock.
anche un colpo di fulmine shock o qualcosa che non ti aspetti shock che è al tuo positivo, che stavi aspettando comunque. 7 di denari. Vediamo il 4 di coppe. L'appeso, situazioni che erano ferme qui da un punto di vista emozionale oppure da un punto di vista passionale, situazioni ferme per altre circostanze. Il re di coppe, la regina di coppe, re di coppe, asso di bastoni, regina di coppe e l'otto di coppe. Alcuni di voi scelgono, guardate come sono chiare le carte, nonostante ci sia una connessione con una persona, però non c'è sessualità, va bene? Non c'è più sessualità o non c'è stata sessualità, però c'è amore, una perfetta corrispondenza da anime gemelle. Le anime gemelle sono anche amici con i quali magari ci può essere stata sessualità in passato, va bene? Quindi alcuni di voi scelgono proprio di aprirsi al nuovo, oppure la stessa persona con la quale voi volete un cambio emozionale, vi vedo stare bene con questa persona, avere molta passionalità, dopo una situazione ferma e scoppia tutto in positivo. 6 di coppe, vedi? Sì. Allora, può essere un ritorno del passato con una persona che voi avete amato, quindi può essere il rientro di una persona che voi avete amato, con la quale c'era grande affinità e con la quale adesso ci sarà per diritto divino un'intesa molto forte, passionale, per giustizia divina. Poi però succede qualche cosa, ma andiamo a vedere che cos'è. La giustizia, 5 di denari, si risolvono le questioni di carenza, si risolvono delle situazioni qua con questa persona. Re di bastoni, cavallo di bastoni, qua c'è sessualità pura, fortissima, un cambio velocissimo. Questo cavaliere di bastoni, il matto, qua vi lanciate verso il... c'è una nuova tappa emozionale e sessuale per te. Può essere che questa persona vada e venga, però c'è una forte passione, il fatto che può andare e venire ti genera un po' di tensione e mettere un po' di difese. Però ragazze mie e ragazzi, ricordiamo qual è l'approccio di questo mese. Questo che ti sto riscrivendo sono immagini della tua anima che ti fa capitare affinché tu vada ad anelare a questo, ok? 9 di bastoni, la stella, 5 di bastoni e il mondo. Sai che può succedere un po' di incomprensioni via telefono, su internet, su WhatsApp. Io vedo che qua viene messo poi un limite, poi ci si risblocca. C'è questo forte fermento, questa passione forte qua, che poi genera anche un po' di tensione. Fammi fare un'altra cosa, voglio ancora di più chiarirmi l'idea. Fammi vedere, mettere due altre. Che viene dopo il cavaliere di bastoni? 9 di bastoni di nuovo. Io credo che sia tu che metterai un po' di limiti al comportamento di questa persona. Vedi, regina di spade, ti vedo un po' sulla difensiva. O perché va e viene questa persona o perché non si vuole impegnare. Perché il matto è colui che non si vuole impegnare, vive la vita così come viene. Magari il toro è una persona un po' più concreta, no? Invece questa è una persona un po' di fuoco, un po' più... Vi dovete dare alle emozioni, ragazzi. Mi ricordiamo, il secondo chakra riguarda anche la sessualità. Non dovete giudicare quello che vi arriva, ma viverlo così com'è, perché questo viverlo così com'è vi permette di allearvi al Dio dell'evento. Vediamo l'energia del re di bastoni nei tuoi confronti. Il re di denari è proprio nei tuoi confronti, toro, anche se sei donna, e l'energia del re di bastoni nei tuoi confronti. Qua c'è un'opportunità d'amore, perché mettete le resistenze, ragazzi miei? Vedi la luna, un po' di paure potete avere. Questa è una persona che ti vuole dare amore, magari tu non lo vedi perché è una persona diversa da te. Però c'è amore, l'asso di coppia, una nuova opportunità d'amore qua, Il punto, ed è all'improvviso, quasi una cosa fulminea. Anche il segno dei pesci c'è, vabbè, l'ho detto, Ariete. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta dei Rider White.
Sì, il giudizio, c'è una rinascita per te nell'amore e anche una chiamata improvvisa. Io credo alcune di voi una chiamata improvvisa con una persona del vostro passato che non vi stavate più sentendo, però con la quale c'è una forte unione animica. Peraltro è la stessa persona e c'è una ripresa sessuale, emozionale di questo. Magari l'altra persona non si vuole impegnare subito, o sei tu che non ti vuoi impegnare subito, e ci sono un po' di tensioni. In questo senso, il punto è tutte le immagini che arriveranno nella tua vita sono volte affinché tu possa andare a sbloccare il secondo chakra, rigore spirituale, e vedere messo in pratica il talento spirituale, diciamolo così. Per il giudizio mi parla proprio di rinascita, di chiamate improvvise, di situazioni in sospeso, vedi 4 di spade, anche no contact, che c'erano situazioni in sospeso che davano della noia. Ok, vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei il profilo energetico di questa persona, cosa vuole veramente da te nella parte più profonda. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo il profilo energetico di questa persona. Sto pensando di regalarti un anello. Anche se tu credi che questa persona possa andare e venire o essere un'energia più sessuale, però è un'energia che tu la puoi vedere così, ma non è così. Sto pensando di regalarti un anello, è qualcosa di concreto. È qualcosa di concreto. Cos'altro? Solo tu mi fai sentire così. A questa persona solo tu la fai sentire così. Cos'altro? Voglio sentire addosso il tuo respiro. Ci sarà molta carnalità e magari tu la puoi vedere come una cosa più inferiore, diciamo, ma non è così. Ci sarà molta carnalità, passionalità. Vedi qua, Fondomazzo, sei la mia primavera, proprio in questa primavera voglio un inizio, voglio sentire l'odore dei fiori sbocciare come il tuo profumo, cioè questo mi arriva. È un'esperienza grossa, importante, una prova iniziatica qua, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono gli altri oracoli. Cioè qua c'è o qualcuno, uno dei due che non vuole prendere impegni, o sei tu o l'altra persona, perché qua vedo queste energie un po' dissonanti in questo senso. Vediamo cosa dicono questi oracoli. Flessibilità. Yang, vedi quanto è forte questa energia qua, Yang. Tutto ciò che brilla è una cosa che arriva all'improvviso e non te l'aspetti, tutto ciò che brilla, mi spiego, girare in tondo, chiudere un ciclo, aprirne un altro, e tu te la prenderai con calma al mare. Ti darai conto di qualcosa che non ti aspetti, si chiude un ciclo e se ne apre un altro. E al mare mi parla del fatto che tu te la prendi con calma questa cosa. Farai fluire le tue emozioni alla fine, ci sarà una rigenerazione totale, con la dovuta calma. Ricordiamo il tempo qua, perché tutta questa stesa mi parla di quanto gli eventi che accadono sono volti a farti bruciare attaccamenti, resistenze e giudizi che hai rispetto alle cose. Ricordiamo che il secondo chakra sono i giudizi che dai alle emozioni che vivi e agli eventi che accadono. Ok, adesso ti darò il rituale della buona riuscita per te in questo mese, che riguarda tutti gli aspetti della tua vita. Leggiamolo insieme. Quando nasce in te l'immagine di ciò che devi fare, non entrare nella mente. Cioè, quando tu devi fare qualcosa e ci pensi, ti dice non pensare. Conta da 10 a 0, svuotando la mente e poi agisci. Lo spirito che ti aiuta è quello della nobile gazzella. Senti il suo sangue scorrere nelle tue vene mentre fai 10 respiri. Cioè immagina la gazzella, fai 10 respiri, conta da 10 a 0 e poi fai. Quando un'idea nasce in noi, abbiamo pochissimo tempo prima che la mente se ne impossessi e la degradi con paure, dubbi e giudizi. Quindi riguarda tutto quello che vivrai in questo mese, non farti prendere. Hai un'idea di fare qualcosa, vuoi fare qualcosa? Non andare nella mente, conta da 0 a 10 immaginando la gazzella. Stai nell'azione. Se devi scrivere un libro, metti la mano sulla tastiera, conta da 10 a 0 e poi inizi a muoverle. Le parole usciranno, il libro uscirà. Se questo è ciò che devi fare, si farà. Se devi cucinare per 20 persone e non l'hai mai fatto prima, può succedere che la tua mente veda questo compito così difficile
da spingerti ad alzare il telefono e chiamare il ristorante. Conta da 10 a 0 e allo 0 svuota la mente e muovi il corpo. Muovere il corpo, entrare nell'azione è quello che devi fare in presenza di questa carta. E forse dovrai farlo per un po', magari per giorni, settimane, mesi, fino al compimento finale dell'obiettivo per il quale hai interrogato il drago immaginale. Allora, noi abbiamo interrogato il drago immaginale per come devi vivere questo mese affinché tu possa anelare alla gioia piena. Stare nell'azione, fallo più volte, se arriverà qualcosa nella mente, no? Se arriverà un'idea o qualcosa che vuoi fare, non fare che la mente prenda il sopravvento, conta da 0 a 10 immaginando la gazzella e fai, stai nell'azione, non ci pensare. Sia negli ambiti quotidiani, nelle relazioni lavorative, nelle relazioni d'amore, fai, lanciati, d'accordo? Ok, wow, grande viaggio insieme, abbiamo fatto bellissimo, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.